Ciao a tutti, benvenuti all'Advent of Code 2022, giorno 7. I giorni scorsi non ho fatto video ogni giorno perché richiede un sacco di tempo, ma oggi il problema mi è piaciuto abbastanza, quindi ho deciso di fare un video lo stesso. Dunque, il problema di oggi ci dice che abbiamo sostanzialmente una lista di comandi, vediamo qui un esempio, che sono comandi da shell. Se voi usate Linux o macOS li conoscete già probabilmente, ma fondamentalmente abbiamo una serie di comandi che sono queste linee che iniziano con il simbolo del dollaro, per esempio cd, slash, ls e così via. Questi comandi si muovono in un albero del file system, quindi cambiano cartella e chiedono di vedere le dimensioni dei file che sono nella certa cartella. Quindi il comando ls che vediamo qua ci dice che la cartella con questo nome ha questi file, o meglio, ha questo file con questa dimensione, la cartella con questo nome non ha nessun file, la cartella con questo nome ha quest'altro file con una certa dimensione e così via. Altri comandi mh, eseguiti in seguito si muovono in questo file system e quindi esplorano il file system. cd punto punto è il comando che semplicemente va alla cartella superiore e muovendosi eseguono elencano varie volte quali file ci sono nel file system fino a passando virtualmente varie volte nella stessa cartella, spostandosi spesso facendo cd punto punto, e quello che ci chiede il problema è di calcolare la dimensione. Qual è che è la domanda? Trovare tutte le cartelle con una dimensione totale di almeno, di almeno 100.000. Mm, quello che mi chiedo è se mi interessa la dimensione della cartella che la contiene o no. Vediamo un po'. Sì. Ok, quindi cosa faccio? Innanzitutto io voglio ricostruire l'intero file system, quindi voglio leggere il mio file che ho già copiato qui e semplicemente ricostruire cosa c'è nel file system. Dopodiché dovrò semplicemente trovare la cartella con la dimensione, le cartelle con la dimensione maggiore. Questo è facile. Dunque, partiamo un po'. Ho già inizializzato il problema, quindi ho già impostato questa funzione che mi legge il file di input e me lo divide per linee. E ora voglio risolvere il problema. Per la part 1 io voglio fare due cose. Innanzitutto io voglio ricostruire il file system, quindi dico fs equal reconstruct file system, che cosa prende in input? L'input del problema. Quindi questa funzione mi dirà, che devo ancora definire ovviamente, mi dirà per dati i comandi che io vedo nel file del problema qual è la struttura del file system. Quindi questa funzione mi darà un file system. Dopodiché voglio trovare la dimensione della cartella più grossa, quindi list, quindi to do, find the largest folders. Cos'è che mi chiede esattamente il problema? Some var sizes. Ok, quindi qua ci sarà qualcosa che devo ancora implementare. Bene, ora, come facciamo a ricostruire il file system? Noi dobbiamo andare lungo, scusate, ho un sacco di tab aperte e io questo lo odio. Dobbiamo muoverci lungo questa linea di comandi, lista di comandi, e eseguirli e ricostruire un pezzo alla volta il file system. Il file system è una struttura ad albero, quindi una cartella contiene altre cartelle, che contengono altre cartelle e contengono anche file. Quindi mi definisco innanzitutto un qualche meccanismo per rappresentare questo albero. Uso una classe che chiamo directory. La classe directory cosa ha? Ha una lista di files, che è un dizionario dove per ogni file so il nome e la dimensione, e ha
cos'altro? Una lista di subdirectory, che può anche essere vuota, che è una lista di cosa? È una lista di altri oggetti tipo directory. Questo non si può fare, credo, perché a Python non piace questa sorta di... non può fare un riferimento a se stesso. In Python 3.11 mi pare è stata aggiunta la possibilità di scrivere questa cosa qui. From typing import self, che è un modo per dire che una classe contiene riferimenti a se stessa essenzialmente, quindi per utilizzare il tipo della classe stessa, ma questo è Python 3.11 e io ho detto inizialmente che volevo compatibilità con Python 3.10. Quindi cosa devo fare? Devo immettere il tipo tra virgolette. E questo è quanto. È brutto, ma purtroppo la tipizzazione di Python si è sviluppata molto lentamente. Questa classe, questo è ciò che mi serve come minimo per gestire un file system, quindi noto che questa classe contiene solo dati, quindi è una data class, quindi faccio from data classes import data class. Questo è un decoratore che mi rende la vita più facile perché genera in automatico una serie di metodi utili per usare questa classe. Bene, quindi ora andiamo lungo il problema. Quindi adesso stiamo iterando sulle linee del problem input. Vediamo che inizialmente abbiamo un cd slash, quindi andiamo subito alla cartella radice, quindi possiamo già inizializzare il nostro albero con una radice, quindi root equal directory, che inizialmente non ha file e non ha subdirectory perché non sappiamo nulla, quindi inizialmente non sappiamo nulla e ce lo creiamo così. Poi cosa facciamo? Sappiamo già che questo ricostato file system ci darà delle directory, quindi possiamo tipizzarlo. Ci darà una directory perché ci dà solo root e gli altri sono ottenuti per riferimento da root. Adesso vediamo cosa abbiamo nel problema. Cosa abbiamo qui? Innanzitutto possiamo vedere che ci sono tre tipi di linee. Ci sono quelle che iniziano per dollaro, che definiscono un comando, quelle che iniziano per dir, che dicono che cosa stiamo descrivendo, in che cartella stiamo vedendo, e quelle che iniziano con numero, quindi tutte le altre linee, che ci dicono la dimensione di un file. Quindi noi dobbiamo per ogni linea qua, che abbiamo nel problema, scrivere un bel if. Quindi diciamo if line starts with the dollar sign, facciamo qualcosa. Altrimenti se la linea se la linea inizia con, che cos'è, dir e poi uno spazio, facciamo qualcos'altro. Altrimenti se una linea inizia con un numero, penso che qui serva servirà un'espressione regolare, mi sa di sì, uffa. Quindi import re per le regex e dico guarda if re dot match, non mi ricordo mai la sintassi, re dot match vuole un pattern, quindi il pattern sarà un digit ripetuto e la stringa che è line. Quindi qui ci lavoriamo la stringa, altrimenti abbiamo un errore, quindi mi faccio raise value error cannot parse command line. Bene,
Abbiamo quindi la struttura base del nostro programma. Vediamo un po' cosa fare con i vari comandi. Questa è essenzialmente abbiamo una lista di pochi comandi molto semplici, quindi diciamo che in ogni momento ho una cartella in cui mi trovo, quindi una working directory si chiama. Quindi workdir, che è un dato tipo directory, inizialmente root. Quindi root rimane fisso perché è la radice, e workdir è dove mi trovo in questo momento, inizialmente root. Quindi man mano che i problemi dai comandi io mi sposto, ma root rimane sempre lì. Bene, partiamo dalla possibilità di avere un comando col dollaro. Il primo comando che ci piace di più è cd slash, quindi diciamo che se line è uguale a cd slash, scusate, dollaro cd slash, ok, abbiamo che workdir equal root, e questo è il comando più scemo che ci sia. Poi abbiamo il comando ls. Ora il comando ls in realtà non fa nulla che cambi lo stato, perché tutto quello che fa è il mostrare il contenuto delle cartelle. In un vero sistema Linux ls è può essere seguito da una cartella, quindi a noi interessa capire se quello che stiamo vedendo è una cartella o il contenuto della working directory corrente, ma qui sembra che ls sia sempre solo da solo, quindi per sicurezza mi vado a controllare se ci sono nel file dei comandi ls che non sono terminati, che non sono a fine linea, quindi uso un'espressione regolare, vedo che ci sono al momento 226 ls in generale, e col dollaro alla fine controllo che non cambi il numero. Ok, c'è un cambiamento, quindi ci sono... No, non c'è un cambiamento, sono ls che appaiono per esempio nei nomi delle cartelle. Quindi ls è fatto, quindi ls sta sempre enumerando le cartelle che ci sono. Quindi questo caso che linea è uguale a dollaro ls non fa nulla, ma magari mi scrivo perché. Quindi se la linea è ls io semplicemente non faccio nulla perché non sta dando nessuna informazione, sta cambiando nessuno stato. Se io dopo ls vedo questo numero io so già dove sono e so già che sto vedendo un file, quindi non me ne frega niente se il comando era ls o no, semplicemente se non inizio per dollaro è un'informazione, quindi ls non fa niente. Poi abbiamo cd, che è più interessante, quindi ora dobbiamo gestire gli altri possibili casi. Quindi un altro caso che possiamo avere è, vediamo un po', questo cd seguito dal nome di una cartella. Quindi cosa succede? Succede che se invece la linea inizia con dollaro cd, cosa facciamo? Ci prendiamo un nome della cartella, quindi folder equal line.split con uno spazio e poi -1 per prenderci la parte finale, quindi dividiamo per spazi e prendiamo la terza parte. E ora abbiamo folder che nome una cartella. Ora dove si trova questa cartella? Si trova nella directory corrente, il che significa che se io mi trovo in una qualsiasi cartella, John, dovrò prendere la cartella, sottocartella della cartella corrente che ha quel nome. Ma quella cartella esiste? Lo scopriamo subito. Quindi dico if folder, interessante, mi sono mangiato un pezzo. Qui quando specifico le subdirectories non specifico il nome, quindi non c'è niente che mi dica come si chiama il subdirectory, quindi questa non è più una lista bensì un dizionario dove a ogni nome di cartella associo un oggetto di tipo directory. Ok, quindi
quindi questo diventa un dizionario e siamo a cavallo. Preferisco essere esplicito. Ok, bene, quindi diciamo che se la prima domanda è: questa cartella esiste nella working directory? Quindi if folder in workdir.subdirectories, questo in controlla la presenza di una chiave in un dizionario, quindi siamo a cavallo. Se la cartella esiste, ci andiamo, quindi diciamo che workdir è uguale a workdir.subdirectories per quella che è la folder. Se non esiste, la creiamo, perché il fatto che ci sia un cd qui ci dice che la cartella esiste. Non esiste in questo caso nessun comando cd che fallisce, quindi non esiste la possibilità di dire cd qualche cartella che non esiste, poi avere un messaggio che dice no, questa cartella non esiste. Esiste sempre, quindi sappiamo che esiste, quindi ce la aggiungiamo. Diciamo che workdir subdirectories della cartella folder è uguale a una nuova directory, esatto, una directory che per il momento, di cui per il momento non sappiamo nulla, quindi la creiamo così. Cos'altro abbiamo? Abbiamo un caso che non ho contemplato, che è questo cd punto punto. Per come l'ho implementato in questo momento, il cd punto punto viene interpretato come un nome, quindi creeremo una cartella che si chiama punto punto. Ma questo è sbagliato, perché io so che punto punto è un caso speciale, perché mi fa tornare la cartella superiore. E io lo posso questo gestire in due modi. Un modo è far finta che questo punto punto sia una cartella come le altre, con la differenza che invece di creare la cartella da zero, uso workdir come riferimento. Questo si può fare per come l'ho impostato, quindi è possibile rappresentarlo in questo modo, però io lo trovo un modo orrido di rappresentarlo, perché quando esplorerò la struttura di questo albero mi troverò con dei rami che sostanzialmente vanno all'indietro, quindi è un'anomalia. Piuttosto quello che voglio fare è dire: guarda, che se la cartella, se la istruzione è, come cavolo si chiama, dollaro cd punto punto, questo è un caso particolare, lo gestiamo a parte prima di contemplare la possibilità che stiamo cambiando cartella, e ci muoviamo sopra. Quindi diciamo che workdir è uguale a cosa? È uguale al padre della cartella corrente. Ma qui abbiamo un altro problema, perché la cartella non sa nulla di chi è il padre. Quindi per ogni elemento, per ogni directory dovremo specificare anche il padre. Quindi parent è una directory oppure nulla, è sempre una directory. Anche qui abbiamo un problema che non possiamo scrivere directory come tipo nella classe directory, dobbiamo scriverlo tra virgolette, il che significa che non è interpretato da Python. Bene, quindi ogni volta che andiamo a creare una directory ci infiliamo chi è. Si può fare questa cosa in Python? Si può fare bene. Ci infiliamo chi è il parent. Root è speciale perché il suo parent è se stesso, quindi questo si può fare, quindi posso usare root dentro la variabile root stessa. Perché no? Dopodiché cosa abbiamo? Abbiamo qui, stiamo andando a creare una subdirectory che conterrà la working directory, quindi quando creiamo una cartella automaticamente creiamo un riferimento alla cartella padre, e qui in questo caso diciamo che workdir è semplicemente workdir.parent. Ok, quindi abbiamo implementato anche un meccanismo per muoverci all'insù nella struttura delle cartelle. Notate che root è speciale perché quando siamo in root e facciamo cd punto punto ci ritroviamo sempre lì, ma il nostro codice qua non lo sa, semplicemente segue l'istruzione. L'istruzione non porta a nulla perché qui, quando creiamo la cartella root, impostiamo root come il padre se stesso, quindi è un'anomalia, ma ci va bene.
Ok, quindi abbiamo adesso il comando cd. Abbiamo altri comandi? Mi sa di no. Quindi direi che siamo a posto. Bene. A questo punto l'unica cosa che ci manca... No, ci mancano due cose. Quindi i comandi ci sono tutti. Inserisco solo per sicurezza un controllo ulteriore, per cui dico se il comando non è tra questi, non è in questa serie di if, ancora mi sparo un bel value error. Bene, bene, bene. Ok, quindi cosa facciamo adesso? Abbiamo la possibilità di interpretare una linea che non è un comando, ma sarà per esempio questo dir. Ora, quando io vedo dir, so che tutto ciò che so due cose. Innanzitutto dir mi dice che dentro una cartella esiste un'altra sottocartella. Quindi, se io non sapevo di quella sottocartella, me la creo al volo. Quindi dico, guarda, folder name è praticamente questa cosa qui. Potevo chiamarlo folder name, ma sì, facciamo questa piccola correzione. Quindi ce lo chiamiamo folder name, così siamo più sereni. Lo dividiamo. Possiamo qui fare invece che split, ma no, facciamo split, che ci frega. Facciamo split e adesso diciamo ok, questa cartella esiste nella cartella attuale, se no ce la creiamo al volo, perché no? Quindi dico se è esattamente la condizione opposta a quella che ho scritto prima, quindi dico se non è qua dentro, me la creo. Easy peasy. Bene, bene, la creo vuota, perché non so nulla della cartella attuale. Poi cosa faccio? Dico ok, qua a questo punto so che la cartella esiste e sto sereno, basta, è fatta. Poi abbiamo l'ultimo caso, che è quello che ci dà l'informazione che davvero ci serve, che è questo caso qui. Quindi il caso in cui stiamo vedendo un file. Per i file, ok. Quindi, come posso vedere questo file? Innanzitutto splitto la stringa in due, quindi dico fsize, il nulla e fname è uguale a line.partition per uno spazio. Partition ci divide una stringa in tre parti e ci dà tre valori che sono prima, durante e dopo, quindi ci darà il numero che c'è prima, lo spazio stesso e la stringa che c'è dopo. Dello spazio stesso non ce ne frega niente, ci interessa solo il nome del file e la dimensione. Dopodiché diciamo che fsize è uguale a un int di fsize, perché questa dimensione sarà una stringa, ma noi sappiamo che in realtà è un numero, quindi lo parsiamo come numero. Quindi avremo fsize che è un intero, fname che è una stringa, e siamo felici. Ora dobbiamo tenere traccia di questa informazione. Quindi dobbiamo finalmente aggiungere questo file alla lista di file che noi sappiamo esserci in una subdirectory. Ma qual è il target di questa operazione? Qual è la cartella a cui dobbiamo aggiungere il file? Non è workdir, bensì è la cartella che sta dentro workdir che ha questo nome. Quindi se noi siamo dentro, per esempio qui siamo in pgz bla bla bla, facciamo un ls e vediamo che la cartella smz ha questi file, ma questi file dove sono? Non sono dentro pjz bla bla bla, sono dentro smz che si trova in pjz. Quindi io devo tenere traccia di qual è la cartella che sto vedendo in questo momento, qual è l'ultimo nome che ho visto. E non posso fare come prima, per cui quando vedo dir cambio la working directory, perché dir non sta cambiando la working directory in questo caso, mi sta solo dicendo qual è la prossima cartella che vedrò. Quindi cosa faccio? Mi creo
a livello di tutto sto circo, a livello del giro, un'altra variabile che chiamo seeingdir, che sarà una directory. Inizialmente root, tanto non ce ne frega niente di qual è il valore iniziale, perché non siamo mai nella situazione in cui vediamo un file senza prima aver visto almeno una volta un dir. Quindi quando io vedo dir, so che non solo devo creare quella cartella se non esiste, in ogni caso, ma so anche che seeingdir sarà uguale a cosa? A questa cosa qui. Quindi è la sottocartella che sto vedendo. Seeingdir quindi è diverso da workdir perché è la cartella che sto vedendo. Quindi è il contesto in cui vado a creare i file. Quindi quando vedo finalmente un file, so che questo file dove si trova? Non si trova nella working dir, ma nella seeingdir, che è data la working dir più il pezzettino di percorso dato dall'istruzione dir. Quindi ora ho tutto ciò che mi serve, dico guarda, seeingdir avrà un file, quindi tra i files c'è questo coso che si chiama fname e ha una dimensione che è fsize. Qui semplicemente sto memorizzando queste informazioni, questo specifico file che sto vedendo, dentro una cartella che è data dall'istruzione dir. Quindi dir mi sta dicendo dove si trova il file che sto vedendo. E questo è più o meno tutto. Quindi questo reconstruct file system mi farà tutto sto giro. Per ogni comando modifica l'albero delle directory dei file per tenere traccia di quello che sto vedendo. E alla fine mi ritorna che cosa? Root. Mi ritorna root oppure mi spara una bella eccezione. Dopodiché cosa dobbiamo fare? Dobbiamo gestire il... come si chiama? Dobbiamo trovare la cartella più grossa. Ora, questa funzione è piuttosto complicata, quindi non mi stupirei se non funzionasse al volo. In effetti sarei molto sorpreso se questa cosa funzionasse direttamente, ma lo vediamo subito. Ok, perfetto. Allora, innanzitutto abbiamo un errore perché mi sono confuso con JavaScript. Questo root non si può segnare immediatamente. Quindi cosa faccio? Devo fare una cosa molto brutta, quindi me lo registro come none e quindi quel parent può essere la directory oppure none. Questo or è equivalente al vecchio optional, ma non è brutto come la morte da vedere, quindi ci sta dicendo ok, guarda che un parent può anche essere nullo, quindi root sarà none. Questo perché Python non mi permette di fare questo giochino che pensavo invece fosse possibile, quindi non posso usare root mentre sto creando il root, mentre in JavaScript si può. Ok, che cos'è questa cosa qui? No. Ah, forse richiede un doppio or? No. Strano. Vabbè, non importa. Lo faccio come nel Medioevo. Quindi faccio import. Anzi, vi dico, guarda, from typing import optional. Che poi a Python non frega niente di cosa davvero sto dando alle variabili. Questo è solo per MyPy. Ok, quindi con questo modo scrivo che una directory è opzionale, quindi parent è opzionale. Bene. Cosa succede qui? Oh, c'è uno strano errore perché seeingdir dot files in file name, but files non è una... Che cacchio sta dicendo? Che cosa strana. Ah, ho capito, sì. Sono stupido. Quando io creo
una cartella qui, questo valore, qui non me lo dice, questo è il files, e files è ovviamente un dizionario, non è mai una lista. Questa è una cosa che MyPy avrebbe beccato subito, però non l'ho ancora eseguito su questo codice, sarebbe stata una buona idea ma non l'ho fatto. Ok, ora funziona, e già che ci sono facciamo un bel MyPy strict. Ok, una festa di errori, ma va bene. Quindi questa non ce ne frega niente perché part 1 non l'abbiamo ancora implementata, anzi la commento e sto felice. Day07, ok, non ce ne frega niente perché non l'ho ancora implementato. Part 1 non l'ho ancora implementata, quindi va bene. Day07 ne ho 44, ai ai ai. Che cos'è questo errore? L'espressione è un int. Non è vero? Ah, ok. Posso fare così. Fsize. Praticamente si sta lamentando perché fsize qui è una stringa e poi cambio tipo e diventa un intero. Che è vero. A Python va bene, Python semplicemente è dinamico. Ma se io faccio questo giochino qui, non devo mai riassegnarlo a nessuna variabile. Lo tengo così. E poi abbiamo qua l'espressione è optional directory, mentre questo è directory. Certo, perché il parent... Sì, allora questo è un non errore, diciamo. Ah no, questo è un errore effettivamente, perché cd punto punto, quindi vedete che MyPython ha trovato un errore. cd punto punto ci fa tornare a livello superiore. Se sono nel root, il livello superiore è il root stesso, e quindi qua si sta lamentando perché sta dicendo guarda, quando tu vai sul parent non sei sicuro che il parent esista, ma workdir è sempre una directory, non è optional directory, è una directory. Quindi parent lo vogliamo, non lo vogliamo opzionale, vogliamo che sia proprio una directory. Quindi questa parte qui, questo root che non ha nessuno come padre, non ci va bene. Quindi cosa posso fare? Bella domanda. Posso creare una directory farlocca, così. Non so se gli piace. Oh. Ah, questo è brutto come... è davvero brutto. Vediamo. Root.parent equal root. Non so se gli piace questo perché io sto segnando un none, che è un'operazione illegale fondamentalmente, e poi lo sto cambiando sotto il sedere. Quindi come faccio in Python? Esatto, quindi qua si sta lamentando giustamente che sto segnando un none a una cosa che non può esistere. Bella domanda. Faccio così, lo tengo opzionale perché ci tocca, solo per questa operazione. Questo è davvero strano. Quindi non so neanche cosa cercare. Sicuramente c'è un trucco. Vediamo Python typing assign itself. Questo non si può fare. È davvero... Sicuramente c'è una soluzione, ma non la sto a cercare ora live. Lo faccio così. E quindi ora questo funziona, ma ritorna alla lamentela di prima. Mi dirà no, guarda qui alla linea 29 sta segnando il parent, giusto? Ma io gli faccio una bella asserzione. Dico guarda, assert che workdir.parent is not none. Questo assert vuol dire che ci sarà un bel errore se non esiste un parent, che è giusto perché ci deve sempre essere un parent. L'unico caso in cui lo creo mancante è qui, ma poi lo segno, quindi non può non esserci un parent. Se c'è è un errore. Questo assert, diciamo che MyPy è abbastanza intelligente che se vede questo assert sa che la funzione dopo funziona, quindi capisce che questa funzione, questo parent non può essere none perché c'è un assert già appena prima.
Infatti ora gli unici due errori che ho in MyPy sono dovuti al return statement mancante. Bene, tutto molto bello, ma mm, ci manca una cosa. Ci manca innanzitutto la seconda parte della parte 1, quindi trovare la cartella, trovare le cartelle di una certa dimensione, ma soprattutto qui ci manca, e questo è un grosso problema, ci manca una qualsiasi informazione su che cavolo stiamo facendo, qual è la struttura che abbiamo creato. Quindi, ok, ho un oggetto FS che contiene il file system, ma io voglio vederlo, questo oggetto, voglio avere un'idea, no? Perché io, umano, nel mio cervello da umano, voglio vedere le cose proprio con i miei occhi e vedere lo schemino dei file. È anche bello, è anche una cosa carina da implementare. Quindi cosa faccio? Mi... Dunque, innanzitutto prendo l'input del problema, quindi questo qua stupido, e provo a eseguire il problema con questo. Quindi dico, guarda, test problem. Questa è una cosa che normalmente uno fa nei test, negli unit test. In questo underhead of code non ho scritto neanche uno. Me ne vergogno tanto, ma non è un grosso problema. Visto che è un esercizio, mi va bene così. Quindi vediamo un po'. Quindi ora mi sono creato il test problem, che non è altro che la copia di quello che c'è nella descrizione del problema, e dico, guarda, sai che c'è? Mi ricreo il file system, quindi fs è uguale a reconstruct file system del test problem diviso, ehm, diviso per le nuove linee, e me lo stampo. Quindi se lo eseguo adesso cosa fa? Mi dovrebbe mostrare qualcosa. Ok, mi mostra una roba che non è proprio leggibilissima, quindi magari già che ci siamo, come lo possiamo visualizzare? Dunque, non ho voglia di implementarmi un mio una mia visualizzazione. È carino da fare, ma non lo faccio sicuramente adesso, non live. Quindi dico, guarda, import JSON.amps di fs. JSON ha un parametro extra che mi dice quanto indentare, quindi con questo indent uguale 2 mi viene un JSON bello da vedere, per quanto possa essere bello da vedere un JSON. Lo provo. Oh no, mi sta dicendo che non posso serializzare il JSON, perché non sa come trasformare una directory in un JSON, quindi posso dire qualcosa tipo default equal str, che vuol dire, guarda, se non sa come serializzare, sparmelo come stringa e via. Ok, è brutto come la fame, sì, perché directory diventa una stringa, quindi non sta facendo nient'altro che creare una sola stringa, e JSON è una stringa, quindi questo non fa nulla. Quindi cosa faccio? Mi creo una bella funzione che chiamerò print3, quindi def print3, quindi sto effettivamente facendo quello che ho detto che non avrei fatto, sto mostrando sto creando una funzione che stampa tutta la struttura d'albero. Print3 mi dovrà mostrare cosa c'è dentro questa cartella, ma ha un altro problema, cioè che voglio avere un'indentazione, quindi quando mostro schermo un albero, voglio sapere quanto sono in profondità. Quindi cosa posso fare? Posso farlo ricorsivamente, quindi quando vengo invocato, invece di fare una bella print, ma sì, facciamo ricorsivamente, quindi cosa fa print3? Mi crea una stringa, quindi una bella stringa vuota, mi mostra il nome della cartella, che però non so, quindi mi mostrerà la... cosa mi mostrerà mai? Mostrerà una serie di
file, cerchiamo di riottenere quello che c'era qua dentro, quindi c'è una cartella, mi sta dicendo guarda, ritorna, andando a capo ogni volta, che cosa? No, facciamo così. Diciamo che per ogni subdirectory mi ritorna i file, sì. Mi mostrerà i file, sì. Quindi voglio che mi mostri tutti i file che ci sono e le sottocartelle. Quindi per ogni name and size in self.files ret si becca che cosa? Viene esteso con un trattino il nome del file che è name e poi beh non è che devo essere esattamente uguale ma uso la stessa sintassi, quindi file size equal size e poi c'è un bel a capo perché vado a capo. Questo è come faccio, come elenco i file e poi per ogni cartella dico guarda for the name dir in dir object, perché dir è già una funzione di Python, in self.subdirectories, che cosa faccio? Gli dico ret più uguale a una cartella, quindi cartella che sarà una cosa così di name, che è una cartella, e poi dentro la cartella voglio mostrare il contenuto della cartella stessa, ma questo lo faccio ricorsivamente, quindi dico guarda dir description è uguale a dir object.print3, lui non sa che, certo perché qui non ho scritto items, quindi ora sa che dir object è una directory, quindi c'è un d3. Ok, bene. Ora voglio indentare leggermente questa cosa, quindi cosa faccio? Penso che in Python ci sia un modulo che si chiama text wrap, import indent, forse indent, sì. Indent che cosa fa? Mi aggiunge a tutte le linee che sono una grossa listona un prefisso, perfetto. Quindi dico che ret più uguale a che cosa? A indent della descrizione della cartella che è dir description, anzi me lo metto in linea direttamente che me frega, anzi no, teniamolo così che è più leggibile, più un 3 caratteri, un 3 spazi. Quindi cosa sto facendo? Ogni cartella chiama la funzione, descrive se stessa e poi chiede alle cartelle sottostanti di descrivere se stesse. Ma visto che io voglio una descrizione indentata, ogni cartella aggiunge un certo numero di spazi alle cartelle che stanno sotto, le quali ricorsivamente faranno la stessa cosa, quindi aggiungeranno ulteriori spazi alle cartelle che stanno ancora più sotto e così via. Quindi alla fine di tutta questa fiera mi ritorno ret. Perfetto, quindi ora io posso fare un bel print di che cosa? fs.print3. Funzionerà? Lo scopriremo, non credo. Oh no, qual è il problema qui? Mi sono dimenticato un punto items. Questo è un altro problema che MyPy avrebbe trovato in un secondo. Ok, ha funzionicchiato, direi che abbiamo qualcosa perlomeno. È quello che ci aspettavamo. Vediamo. Quindi abbiamo ok, qui c'è qualche a capo mancante.
lo aggiungiamo subito, eccolo qui, quindi lo seguiamo di nuovo. Ok, quindi abbiamo A, che è una cartella, non c'è lo slash ma va bene, che contiene, l'ordine non è lo stesso ma anche questo ci va bene, anzi in realtà io lo preferisco così, contiene qualcosa che manca di brutto, qualche schifezza qui, quindi A contiene F, no, qui c'è qualcosa che manca decisamente, vediamo, A contiene E, F e G, i file li ho anche visti, però si è davvero perso su che cosa cacchio ci sia, si è davvero perso la struttura dei file, quindi vediamo un po' che cosa succede qui. Qui c'è da capire se questo è un problema di visualizzazione o di, come dire, se la ricostruzione è corretta ma la sta visualizzando male o se proprio ha sbagliato. Quindi cosa faccio? Mi metto un bel breakpoint qua e eseguo il programma e vedo cosa cacchio c'è nel file system. Quindi ok, ho questo fs che cos'ha? Ha una subdirectory vediamo un po', magari me lo metto qui che è più decente. Quindi fs non dovrebbe aver files perché siamo nella root, quindi giustamente files è vuoto, mentre se guardiamo la subdirectory abbiamo una bella lista, quindi diciamo che io voglio le keys, quindi faccio una lista delle chiavi nelle subdirectory, quindi la lista delle sottocartelle, voglio una print di questa lista A e D e questo è corretto, quindi fs contiene solo no, c'è un problema perché fs contiene anche b e c e noi abbiamo visto prima che b e c sono effettivamente contati ma sono da un'altra parte, quindi praticamente qui c'è un problema con il modo in cui sta assegnando i file non li sta mettendo nel punto corretto. Quindi vediamo, sta mettendo dentro, sta creando le cartelle A e D ma non ci sta infilando dentro il file. Perché? Vediamo un po', perché quando noi facciamo qual era l'input qui? ls, ok, ls non fa nulla, giusto? Quindi non c'è un cambiamento dello stato. Poi abbiamo dir a, quando vedo un dir a non c'è, sì, c'è un folder name e ci sta dicendo che folder name qui non esiste, quindi sto vedendo la cartella che si chiama folder name, perfetto, mi sembra corretto, e dopodiché ok, mi sembra tutto corretto, quindi proviamo a fare il metodo di mio nonno, quindi mi vanno a infilare un sacco di print e vedo che cacchio sta succedendo. Quindi sto dicendo, guarda, print, anzi no, mettiamo un bel breakpoint, ok? Perché il problema si trova o qui o nella funzione dopo, quindi o sta sbagliando a interpretare il comando per la directory o sto sbagliando a interpretare il re.match, quindi non sta in realtà assegnando, vediamo un po' che cacchio succede qui, quindi magari non sta assegnando niente, quindi lo eseguo, bene. Sono in questo punto, quindi stiamo al primo comando dir, anzi lo vediamo subito che cosa stiamo vedendo.
la linea che stiamo leggendo è dir A, quindi siamo qua, perfetto. A questo punto posso anche vedere con L dove mi trovo qui, perfetto, esattamente come mi aspettavo, quindi qua, folder name, quindi faccio N per andare alla riga dopo, diciamo che un folder name dovrebbe darmi A, giusto? Perfetto, A. Ora abbiamo che workdir.subdirectories cosa sarà? Sarà vuoto perché non ho mai visto nessuna cartella, quindi dovrebbe essere un dizionario vuoto. Perfetto, quindi con next. Ok. Ok, quindi abbiamo adesso che workdir.subdirectories contiene la cartella A, che è vuota, perfetto. Andiamo avanti. Bene, quindi abbiamo creato la nostra struttura dove c'è una subdirectory A che contiene una mazza, è vuota, che sta sotto il root, e questo è corretto. Quindi adesso cosa stiamo vedendo? Stiamo vedendo, ok, un file. Questo file si trova in A e lo dovremmo verificare perché se io faccio print seeing dir dovrei vedere una cartella che è A. So che è A perché vedo che il suo parent è la directory stessa. Perfetto. Quindi dove mi trovo? Mi trovo qui. La cartella non inizia per dollaro, non inizia per dollaro LS, quindi vado avanti. Non è una dir, si trova qui. Ok, quindi qui siamo correttamente nel punto in cui dovrebbe inserire il file nel punto corretto. Quindi dove ci troviamo? Ci troviamo qua, quindi vado avanti. Ok, quindi ha inizializzato fsize e fname, quindi dico guarda, printami fsize, perfetto, printami fname, perfetto, printami anche seeing dir, perfetto, mi sembra corretto, e andiamo avanti. Quindi che cosa c'è adesso dentro il root? C'è quello che volevamo, quindi quindi il problema a quanto pare non è nella mia funzione per ricostruire il path, bensì nella mia funzioncina per ricostruire la struttura del directory. Quindi di description, questo print tree, bla bla bla. Ok. Sapete che faccio? Mi faccio una cosa più intelligente, anziché mettere gli spazi e basta, mi metto un bello slash. Mi metto che cosa? Mi metto il nome della cartella, quindi un bel dname e siamo a cavallo. Quindi lo eseguo. Oh no, c'è un breakpoint, c'è ancora, sì. Ok. Quindi in realtà sta funzionando, c'è un problema nell'indentazione. Quindi in realtà stava già funzionando, mi sono fatto 10 minuti di paranoia. Ma qui abbiamo la struttura perché abbiamo A che contiene cosa contiene B e C, poi abbiamo A che contiene E, che è una cartella, perfetto, A slash E che contiene I, che è un file, perfetto, e abbiamo poi non sono sicuro che questa cosa funzioni, no, c'è qualche problema ancora. Ah, che noia.
diciamo che abbiamo un prefisso. Visto che questo indent non sta funzionando, o perlomeno non sono sicuro su cosa faccia, mi aggiungo un prefisso e quindi ogni volta che mostro un file mi sparo il prefisso davanti. Prefix. Poi per ogni nome sottocartella mi dico guarda, mostrami il prefisso sempre. Poi abbiamo questa dir description, che cosa sarà? Sarà print tree ma con il prefisso che è uguale a prefix più il nome della cartella stessa, quindi il prefisso non sarà altro che la cartella assai il suo stesso nome. Quindi mi dirà guarda, dir description bla bla bla. Ok, lo eseguiamo e qui c'è qualche piccolo problema. C'è un doppio slash interessante, quindi questo prefisso cosa ci deve dire? Ci deve dire guarda, quando c'è una cartella vabbè, non mi interessa il fatto che ci sia un slash d, questo ci va bene. Quello che mi preoccupa è che questo slash d non sta facendo nulla, perché questo d contiene j e contiene k. Questo è un problema. Quindi a dir esiste, vediamo un po', a contiene b e c, perfetto. Poi a contiene cartella t, perfetto. Contiene e, bene, quindi contiene un f. Poi contiene g, perfetto, anche questo è corretto. Poi contiene h, perfetto, contiene h, poi diciamo cd e contiene, no, questo è un errore. Ok. Che cacchio è? No, questo è un errore. Perché quando io vedo, no, non ha senso. Questa funziona, questo no, qua c'è un errore, perché questo non ha proprio nessun senso. Se io qui ho A, che contiene questi file, e D, che è vuoto, quando poi faccio cd A e faccio ls, devo vedere questi file, no? O forse ho capito male? Ah, ho capito malissimo allora. Ok, in realtà il problema è molto più semplice quando pensassi, perché questo... Ok, quindi questo sindir non esiste.
quindi mi sono fatto un sacco di viaggi mentali perché pensavo che questo... Ok, che output del cavolo. Ok, mi sono complicato la vita tantissimo perché um, SingD non esiste. Quando vedo un SingD in realtà sto vedendo semplicemente che esiste una cartella. E quando vedo un file, questo file si trova nella cartella corrente. E questo è quanto. Quindi se io eseguo adesso sto circo mi darà la struttura corretta, spero. Ok, quindi adesso abbiamo dentro A, abbiamo B e C, perfetto. Ok, B e C che sono dentro la cartella radice, perfetto, quindi li vedo. Poi dentro A avremo che cosa? Avremo AF, che è questo file, AG, che è questo file, AH, che è questo file, poi avremo AE, che è una cartella, che contiene file I. Oh, perfetto, ok. Quindi mi sono fatto un sacco di viaggi mentali, perché ho capito male la definizione del problema. Devo dire che, onestamente, quando mai si è visto in un qualsiasi sistema che uno ottiene cartelle e file mescolati così, dai. Se faccio ls ottengo una lista sicuramente non c'è scritto dir di fronte a una cartella perché ha un colore diverso, ma non importa. Quello che vogliamo fare adesso è trovare la cartella più grossa, quindi bene, cosa facciamo? Ci troviamo la cartella più grossa così, vediamo per sicurezza, yes, bene. Bene, ci vogliamo trovare la cartella più grossa, quindi dico guarda, folder size di una directory, sarà un intero. Ok, che cos'è? Sarà la somma dei file, quindi sum of the.files.values, ok? Più che cosa? La somma di tutte le sottodirectory, quindi la somma di folder size della subdirectory sd per ogni sd in d.subdirectories.values. Ok, e questo è facile, quindi la dimensione della cartella è data dalla somma, magari mi faccio un bel mi eseguo anche black, ok, quindi la dimensione di una cartella è data dai file che ci sono dentro più la somma dei file che sono dentro le sottocartelle, che però si può fare per ricorsione, quindi lo faccio così. Bene, ora mi voglio cos'è che chiede il problema? Di trovare le sottocartelle. Voglio trovare tutte le cartelle che hanno una certa dimensione. Quindi cosa faccio? Mi creo un bel iteratore che viaggia tra le cartelle, quindi walk dirs. Che, anzi no, mi darà una lista di cartelle perché non è che sto a diventare scemo con gli iteratori. Soprattutto perché devo scrivere il tipo dell'iteratore, che è una cosa orrenda in Python, sono tipo generator e poi tre robe in parentesi quadre. Non so perché sia così brutto. Walters che per una directory cosa fa? Ma anzi facciamoci un bel generatore. Perché? Perché mai non farsi male. Generator è un bel generator che ha che cosa? Ha tre tipi e pensate di ottenerli nell'editor? Giammai. I tipi saranno directory, none e none. Ok, non c'è scritto minimamente che cos'è il tipo di un generatore, ma io sono abbastanza sicuro che il primo tipo sia cosa restituisce e gli altri due siano
cosa si aspetta in input se io uso send, che praticamente nessuno nel mondo usa mai, e il terzo è tipo il valore di ritorno se fa return invece di yield o qualcosa del genere, che anche quello non si usa mai, quindi essenzialmente è sempre qualcosa nan nan, nella realtà. Ok, quindi cosa faccio? Dico per ogni subdirectory in d.subdirectories.values magari ci prendiamo, no, chi se ne frega, facciamolo così e basta. Per ogni subdirectory cosa facciamo? Ci ritorniamo la subdirectory stessa e poi ci ritorniamo, già che ci siamo, tutti i valori dati da queste subdirectory, quindi anzi ci ritorniamo prima la directory in cui siamo, camminando intorno alla directory troviamo la directory stessa, poi ci prendiamo tutte le subdirectory e poi le sottodirectory, quindi diciamo lead from walk deers di sd. Funzionerà mai così? Sì, ma devo stare attento a non ritornare due volte la stessa subdirectory, quindi chi è che è responsabile per ritornare una subdirectory? Direi che è solo questo yield qua, quindi yield d. Perfetto, quindi questo è come lo faccio, quindi quando chiamo walk deers una specifica directory mi darà la directory stessa nell'iteratore, nel generatore, e poi entrerà in tutte le sottocartelle. Quando chiama se stesso nelle sottocartelle ritorna la sottocartella stessa, quindi questo walk deers mi dà tutte le sottocartelle e basta, abbiamo implementato tutto ciò che ci serve. Quindi per la parte 1 avremo che cosa? Dir sizes è una lista. Questa non mi piace tantissimo, penso che sia bello avere anche il nome della cartella che stiamo vedendo, quindi questo generator magari mi darà una bella tupla con il nome, con la lista di nomi e la directory. Quindi qui quando ritorna d avremo che cosa? Avremo un prefisso che sarà una lista inizialmente, se una lista di stringhe oppure una lista vuota. Perfetto. Che cos'è questo prefisso? Sono le cartelle in cui mi trovo. Praticamente io voglio che l'iteratore non mi dica semplicemente le cartelle come oggetto, ma mi dica anche come si chiamano, dove si trovano. Quindi guarda, all'inizio noi avremo un diciamo che prefix, se prefix is none, allora prefix diventa una lista vuota e quindi qui avremo che cosa? Prefix più no niente, abbiamo prefix e basta, quindi una bella tupla con queste due cose qui, parentesi opzionali, mentre qui avremo che per ogni name, anzi per ogni path e directory content in all deers, cosa facciamo? Yieldiamo il prefisso più il path e il contenuto della cartella. Quindi questo non ci darà più semplicemente la cartella, ma anche il contenuto della cartella, che è un po' più bello, no? Quindi qui cosa facciamo? Per il nostro problema diciamo ok, guarda, for p dc in com'è che l'abbiamo chiamato? Walk deers di fs, ci printiamo p e dc. Ok,
Sì, bene, ma non ci mostriamo semplicemente DC, ma ci mostriamo anche no, come cacchio si chiama? Che nome gli ho dato? Folder size. Perfetto, quindi questo è tutto quello che vogliamo. Ok. Manca un argomento. Ah, perché non l'ho inizializzato, quindi qui non gli ho detto che questo argomento può essere none, quindi ho detto opzionale, ma di default è none. Ok, perfetto, questa è la cartella. Quindi abbiamo questi numeri, ce li abbiamo, sono corretti, quindi 4, 8, 3, 8, bla bla bla. Magari questo me lo... Che brutto questo font, ok. 9, 4, 8, 5, 3, perfetto, c'è tutto, direi. E la domanda in questo caso ci deve dire tutte le cartelle. Mhm. Ok, quindi E a 584, bla bla bla, ok. A contiene F e G e H e anche I. D contiene qualcosa. Ah, ok, quindi qua praticamente non gliene frega niente della dimensione. Ok, in realtà è molto più semplice perché qua gli interessa solo la dimensione diretta della cartella. Ok, questo è la somma dei size. Qua c'è qualcosa di strano nella definizione del problema perché mi sta dicendo che la cartella contiene un file direttamente o indirettamente. Questo partecipa alla somma, che è quello che mi aspetterei, perché altrimenti il problema è brutto. Però poi nell'esempio mi dice che la somma delle dimensioni conta solo questi due. Quindi, per esempio, la cartella D, che è grossa, non conta. Che cacchio vuol dire? Non è vero. Mm. Questo è sbagliato, secondo me, perché cioè, il problema, c'è qualche cosa di anomalo nel problema, perché mi stai dicendo che vuole trovare le cartelle che contengono direttamente o indirettamente, c'è scritto, ehm, una certa dimensione. E infatti qua mi dice poi che la directory D ha una dimensione totale che è questo valore qua, ma D... ehm, ok, quindi A funziona, ok, quindi a me sembra che... Ok, questo sembra corretto. Ehm, Va bene, quindi in realtà gli interessano anche le cartelle, diciamo, indirettamente contenute. L'unica cosa è che qui ci manca il prefisso. Perché? Perché il prefisso non lo stiamo mettendo mai. Quindi qua è un items, dir name, questa cosa qui, quindi prefisso più questo più path. Ok, ora funziona. Quindi abbiamo, ok, ecco qui la nostra meraviglia. Quindi adesso abbiamo A che è 9, 4, 8, 5, 3, A E che è la dimensione del file I, quindi 584, e D che è questo 2, 4, 9, bla bla. Mhm. Ok, quindi a noi interessano quelle che sono sotto, ma non ha senso, quindi sto dicendo... Ok, questa cosa ha poco senso secondo me, ma il problema lo vuole.
Quindi qua diciamo che part 1 vuole tutte le cartelle che sono qua dentro, quindi questa cosa qui, e vuole che gli diciamo quanto è il totale, quindi total uguale 0. Diciamo che se folder size è minore di 100.000, total più uguale folder size, e poi printiamo il total. Funzionerà mai? Mamma mia, che menata! Un'ora di problema. 95437. Ok, perfetto. Quindi adesso devo solo spostare sto coso dentro al mio part 1. Ritorno il total. La print non c'è più. Problem input è questo qua. Sono incapace di scrivere oggi, lo eseguo. Che cosa c'è qui dentro? Beh, c'è il test problem, ok, va bene, questo non me ne fa niente. Part 1, quindi questo numero è la soluzione, se tutto è corretto. Oh, ci ho messo un sacco di tempo, non pensavo. Parte 2, va bene, parte 2 non mi aspetto che sia niente di particolarmente difficile in confronto. Bla bla bla. Ok, quindi andiamo a trovare stavolta le cartelle sopra una certa dimensione. Mhm. Ok. Quindi trovo la cartella più piccola che, se cancellata, ci darà abbastanza spazio da eseguire l'update. Bene, non è molto difficile, spero. Vediamo un po' come funziona in questo caso. Abbiamo sempre la stessa procedura, ma stavolta abbiamo il contenuto totale, quindi total content. Che cos'è? È una lista che contiene tuple. Sì, contiene tuple, dove il primo elemento è una lista di stringhe, quindi è il percorso essenzialmente, e il secondo elemento è una dimensione. Total content, quindi si beccherà che cosa? P e di C, quindi .append P e di C, print di total content mi darà la dimensione totale, che problema ha adesso? Mi sembra corretto, che cacchio vuole? Ah, certo, scusate. Ho sbagliato a inizializzarlo, perfetto. Questo serve solo a vedere come sta funzionando, quindi non c'è problema. Questo DC... Ah, certo, qui voglio la dimensione. Come che l'ho chiamato? Get size, non mi ricordo più, folder size. Ok, quindi qui ho le dimensioni totali, va bene. Voglio trovare il, il consumo totale, quindi total usage. Inizialmente sarà -1, e dico guarda che se la lunghezza di P è 0, quindi siamo nella root, total usage sarà uguale a
7, qual era la dimensione? Questo numerone, quindi 7 milioni o miliardi, non riesco a leggere, meno folder size di dg. Diciamo che size folder left size uguale a folder size etc, quindi non devo più stare a riscrivere fsize ogni volta, ma lo scrivo così, perfetto, quindi questo funzionerà bene. Il problema ci sta chiedendo di trovare la directory tale che la sua dimensione meno la dimensione dell'update, quindi questo è l'update, quindi update size, che è questa roba qua, disk size, che è questa roba qui, avremo qui il total usage, che è lo spazio usato nel disco, e vogliamo trovare la cartella, dobbiamo trovare tutte le cartelle la cui dimensione è tale da liberare abbastanza spazio. Quindi diciamo che per ogni come lo chiamiamo, percorso e size, l'ho chiamato fsize, ma questo è orrendo perché è dsize, è una directory. Per ogni p and dsize in total content, che cosa faccio? Dico guarda, if dsize più anzi no, se total usage, quindi quanto spazio è occupato nel disco, no, quanto è libero, scusate, free space, se free space più di size è maggiore o uguale di update size, vuol dire che ho trovato un candidato, quindi deletion, lo chiamo enough to delete, sarà una bella cartellona che contiene che cosa? pnd size, quindi mi posso printare questa enough to delete. Questo sarà una lista di cartelle la cui eliminazione è sufficiente a ho mancato delle parentesi, è sufficiente a liberare abbastanza spazio da fare l'update, quindi dico ok, perfetto, è bellissimo. Questo enough to delete contiene cartelle abbastanza grosse, quindi D è la cartella da eliminare, esattamente come mi dice il problema, quindi D e la root sono abbastanza grosse. Bene, quindi ora quello che voglio fare è trovare la più piccola. Questo è molto facile in Python perché mi basta fare un bel enough to delete è uguale a cosa? A un sorted di enough to delete con una chiave. La chiave è una funzione che prende questa cosa, che in questo caso è una tupla, quindi lo chiamo di name, lo chiamo di path and size, che mi dà che cosa? Di size. Funzionerà così, non mi ricordo se ordine in ordine, oh mamma mia, ok, quindi t e mi prendo t di 1, quindi scelgo il secondo elemento della tupla. C'è un operatore che fa la stessa cosa ma non mi ricordo mai quale sia. Perfetto, quindi l'elemento da eliminare è enough to delete 0, quindi la soluzione è questa qui, e quello ci chiede è la dimensione di questo elemento che è 1, quindi questa è la soluzione.
Quindi adesso devo solo copiare questo nella parte 2, copiare sto circolo nella parte 2 e basta, sono contento. Parte 2, bla bla bla. Problem input, quindi problem input. Questo lo ritorniamo. Perfetto, eseguiamo e mi dice, no, devo decommentare questa linea. Quindi l'ultimo numero che ottengo è la soluzione, questa è la soluzione. E direi che per oggi siamo molto contenti. L'unica cosa che mi manca adesso è sistemare un po' il codice, commentare, ma questo magari ve lo risparmio. Grazie per aver sopportato questo calvario e forse ci vediamo alla prossima se la faccio. Ciao ciao!